Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di alcol. Sì, avete sentito bene, alcol. Quella cosa che molti di noi associamo a serate divertenti, brindisi e feste. Ma vi siete mai fermati a pensare a cosa succede nel nostro corpo quando beviamo? No? Bene, è giunto il momento di scoprirlo. In questo video scopriremo insieme quali sono gli effetti dell'alcol sul nostro organismo, sia nel breve che nel lungo termine. Ma non preoccupatevi, farò del mio meglio per rendere le cose più chiare e divertenti possibili. Prima di parlare degli effetti dell'alcol, bisogna però capire cosa sia veramente. L'alcol etilico, quello che beviamo, è una piccola molecola che adora mescolarsi sia con l'acqua che con i grassi. Questo lo rende perfetto per entrare nel nostro corpo e fare il tour completo. Iniziamo con un sorso di birra, vino o quel che preferisci. Non appena lo inghiotti, l'alcol inizia il suo viaggio, passando dallo stomaco all'intestino tenue, dove viene rapidamente assorbito, raggiungendo così il flusso sanguigno. Il nostro corpo è piuttosto intelligente, sa che l'alcol non è proprio il migliore amico di cui abbiamo bisogno, quindi cerca di metabolizzarlo il più velocemente possibile. E dove avviene tutto ciò? Nel nostro fegato, il vero eroe della situazione. Lì l'alcol viene trasformato in acetaldeide, una sostanza piuttosto nociva, che viene poi convertita in aceto, qualcosa di molto più innocuo. Ma il nostro fegato può metabolizzare solo una certa quantità di alcol. Perciò, se stiamo bevendo più velocemente di quanto il nostro fegato possa gestire, qui è dove iniziano i problemi. Detto questo, cosa succede quando l'alcol inizia il suo percorso nel nostro organismo? Ora che l'alcol è nel nostro flusso sanguigno, inizia a fare il suo giro turistico. Sai qual è la sua meta preferita? Il cervello, ovviamente. L'alcol è un depressivo del sistema nervoso centrale, il che significa che rallenta il funzionamento del cervello. Questo provoca una serie di effetti, che possono essere piacevoli o non tanto, a seconda di quanto alcol hai nel sangue. Dopo il primo drink potresti sentirti più rilassato, socievole ed euforico. Questo perché l'alcol inizia ad avere effetti sul tuo sistema limbico, la parte del cervello che controlla le emozioni. Man mano a mano che bevi di più, l'alcol inizia a influenzare altre parti del cervello. Potresti iniziare a parlare a raffica o perdere l'equilibrio. Questo perché l'alcol sta influenzando il tuo cervelletto, la parte del cervello che controlla il movimento e l'equilibrio. E se continui a bere? Qui le cose si fanno complicate. Puoi diventare confuso, nauseato e in casi estremi può persino portare a una perdita di conoscenza. Questo perché ora l'alcol sta influenzando il tronco cerebrale, che controlla funzioni vitali come la respirazione e la frequenza cardiaca. E non dimentichiamo che l'alcol ha anche effetti sul resto del corpo. Può causare aumento della frequenza cardiaca, disidratazione, e sì, quella odiosa sbornia del giorno dopo. Quindi, come vedete, l'alcol può trasformare una serata divertente in una non tanto divertente molto rapidamente. Ma questo è solo l'inizio della storia. Ora, ciò che abbiamo discusso finora riguarda gli effetti immediati dell'alcol. Ma cosa succede se bevi troppo spesso e troppo a lungo? Purtroppo le notizie non sono buone. Prima di tutto parliamo del nostro eroe, il fegato. Ricordate dell'acetaldeide di cui abbiamo parlato prima? Bene, se bevi più velocemente di quanto il tuo fegato possa metabolizzare l'alcol, l'acetaldeide si accumula e può danneggiare le cellule del fegato. Col tempo, questo può portare a malattie come l'epatite alcolica e la cirrosi. E non è tutto. L'alcol può anche avere effetti dannosi sul cervello. Uno di questi è la neurotossicità, che può portare alla perdita di tessuto cerebrale e a problemi di memoria. Inoltre, l'alcol può interferire con il sistema di ricompensa del cervello, rendendo più difficile provare piacere senza l'alcol e aumentando il rischio di dipendenza. Ma l'alcol non si ferma qui. Può anche danneggiare il tuo cuore, aumentando il rischio di pressione alta, infarti e ictus.
In poche parole, l'abuso di alcol può avere effetti molto gravi sulla nostra salute. Ma non preoccupatevi, non dobbiamo vedere tutto nero. Esiste qualcosa chiamato consumo responsabile di alcol. Non sarebbe giusto parlare dell'alcol senza toccare la questione della salute mentale. Forse hai sentito dire che un bicchierino può aiutare a lenire lo stress o l'ansia, ma la verità è un po' più complicata. Nel breve termine, l'alcol può effettivamente farti sentire più rilassato. Questo perché, come abbiamo detto prima, l'alcol è un depressivo del sistema nervoso centrale. Tuttavia, nel lungo termine, può avere l'effetto opposto. L'alcol può effettivamente peggiorare i problemi di salute mentale come l'ansia e la depressione. Può interferire con i neurotrasmettitori del tuo cervello che regolano l'umore. Inoltre, le persone che bevono pesantemente possono iniziare a sentirsi ansiose o depresse quando l'effetto dell'alcol si esaurisce. Peggio ancora, l'alcol può portare a problemi di sonno. Può sembrare che ti aiuti ad addormentarti, ma in realtà disturba la qualità del tuo sonno, il che può portare a stanchezza e problemi di concentrazione il giorno dopo. Quindi, mentre può sembrare che l'alcol ti aiuti a gestire lo stress o l'ansia, in realtà può finire per rendere le cose peggiori. E se stai lottando con problemi di salute mentale, è sempre meglio parlare con un professionista, piuttosto che cercare di autotrattarti con l'alcol. Abbiamo parlato di un sacco di cose spaventose finora, ma non voglio che pensiate che l'alcol sia un vostro nemico. Come per molte cose nella vita, la chiave è il consumo responsabile. Cosa significa bere responsabilmente? Per iniziare, ci sono le linee guida ufficiali per il consumo di alcol. Ad esempio, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, gli uomini dovrebbero limitarsi a non più di 2 bevande standard al giorno e le donne a non più di una. Ma la responsabilità va oltre il semplice conteggio. Significa anche non bere se sei incinta, se hai intenzione di metterti al volante o se stai prendendo determinati farmaci. E soprattutto significa non fare affidamento sull'alcol per gestire lo stress o le emozioni negative. Capisco che possano sembrare un insieme di regole e forse stai pensando: davvero, non posso nemmeno godermi un drink? La risposta è: certo che puoi, ma come per tutto, la moderazione è la chiave. Ricorda, l'alcol dovrebbe essere un ospite alla tua festa, non il padrone di casa. Ma aspetta un secondo, potresti dire: io bevo solo con gli amici, non ho nulla di cui preoccuparmi, giusto? Non esattamente. L'idea di bere socialmente è un po' ingannevole. Sembra innocuo, no? Un paio di drink con gli amici, un bicchiere di vino a cena. Ma qui sta il trucco. L'alcol è fondamentalmente una droga e come tutte le droghe può creare dipendenza. Ecco perché è importante essere consapevoli di quanto stai bevendo e di come ti senti quando bevi. Se senti la necessità di bere un drink per affrontare lo stress o le emozioni negative, o se ti accorgi di bere più di quanto vorresti, potrebbe essere il momento di fare un passo indietro e riflettere un po'. Ricorda, non c'è nulla di male nel cercare aiuto se pensi di avere un problema con l'alcol. Ci sono un sacco di risorse e non c'è nulla di cui vergognarsi. Ecco un pensiero finale. La vita è piena di rischi. Ogni volta che saliamo in macchina, mangiamo un hamburger o facciamo una nuotata, ci stiamo assumendo un rischio. Lo stesso vale per l'assunzione di alcol. Ma ciò non significa che dobbiamo vivere nella paura o rinunciare alle cose che amiamo. Bisogna solo essere consapevoli dei rischi e fare tutto il possibile per mitigarli. Quando si tratta di alcol, bisogna cercare di bere con moderazione, fare attenzione a come l'alcol ci fa sentire e non fare affidamento sull'alcol per gestire lo stress o le emozioni negative. Significa anche fare scelte informate su quando, dove e come bere. Ricorda, la vita è una questione di equilibrio e lo stesso vale per l'assunzione di alcol. Abbiamo esplorato gli effetti dell'alcol sul corpo, abbiamo parlato di come può influenzare la nostra salute mentale e abbiamo discusso di come bere in modo responsabile. Spero che tutte queste informazioni vi siano state utili, ma ricorda, l'apprendimento non si ferma qui.
Se sei preoccupato per te stesso o per qualcuno che conosci, non esitare a cercare aiuto. Se ti è piaciuto questo video, perché non ti iscrivi al nostro canale e clicchi sulla campanella per ricevere notifiche? Pubblichiamo nuovi video ogni settimana su vari argomenti. E se hai domande o commenti su quello che abbiamo discusso oggi, non esitare a lasciarli nella sezione qui sotto. Ricorda, siamo tutti in questo insieme. La conoscenza è potere e più siamo informati, più siamo equipaggiati per fare scelte sane. Quindi, continua a imparare, continua a crescere e continua a prenderti cura di te stesso. Alla prossima!